Stiamo andando nella vigna di Monte Ilice, siamo a circa 750 metri di dislivello, siamo sul versante est-sud-est, siamo con veduta mare. Noi abbiamo iniziato con Cantina Malopasso nel 2017. Avevamo dei piccoli appezzamenti in comodato d'uso, 2-3 mila metri di vecchietti che non riuscivano più a portare avanti il loro lavoro in vigna e abbiamo deciso di, con una percentuale, ripagarli dell'affitto in vino. E così abbiamo iniziato, davamo un po' il vino agli amici, per noi, dopodiché abbiamo deciso di investirci. Io lavoravo prima a Roma nel reparto macchine da presa. Siamo nel territorio di Trecastagni, la vigna che abbiamo un po' più giù è nel territorio di Zafferana Etnea. Questa qua è la vigna 750. Che è la più alta che avete? Questa è la più alta. Era una vigna di 4 ettari e adesso noi pian piano la stiamo risistemando perché era in stato di abbandono. Adesso stiamo andando su a vedere questa vecchia vigna ad alberello. Alberello significa che ogni pianta ha il suo tutore, che è un palo in castagno, e veniva man mano legata su di essa. La maggior parte del vino etneo si vendeva, andava a finire al porto che c'è giù A Riposto e andava in Francia, perché i francesi, considerandolo vino navigabile, sia per i tannini, perché si conservava bene, lo acquistavano. E quindi sull'Etna anche avere un piccolo appezzamento riusciva a dare un buon reddito alle famiglie. Poi questo commercio è venuto a mancare, vuoi per dazi, vuoi per scelte politiche. Sì, la gestione dei vigneti o comunque degli agrumeti, dell'agricoltura qua è molto più complicata perché è terrazzata. Non puoi abbassare così tanti i costi perché altrimenti non ci arrivi a fine mese. E allora si abbandona per andare a lavorare in industria, per andare a lavorare in altri settori. Finalmente anche la vecchia generazione si stia un po' muovendo per ritornare alla campagna, ma è tosta. La vecchia o la nuova? La nuova generazione. La vecchia perché mi sento un po' vecchia. La parte della selvatica, quando la mettete all'interno del suolo? Che periodo dell'anno? Allora, noi le lavorazioni iniziamo a dicembre, perché andiamo a scavare, a creare la buca dove poi verrà messo l'americano. Questo a dicembre, così almeno per un mese la buca sta aperta e in qualche modo si disinfetta tramite il freddo o il sole. Dopodiché a gennaio mettiamo l'americano, che è questa pianta qua. All'incirca dopo 2 anni, questo è un terreno sabbioso per cui non tiene tanto l'acqua, l'americano ha bisogno di tempo per rinforzare le radici. Dopo 2 anni innestiamo. Ma qua cosa succede? Allora, il problema quest'anno è che a maggio c'è stato veramente troppo caldo, dunque le foglioline che stavano venendo su, qua ne facciamo un monticolo di terra per proteggere il punto dell'innesto che altrimenti il caldo potrebbe bruciare. Però quest'anno è successo comunque alle foglioline che stavano uscendo, per cui parte degli innesti sono andati, si sono seccati, la prima gemma. Poi per fortuna la seconda gemma che è sottoterra, per questo è un innesto diverso penso rispetto a quello che avete visto a Vittoria. Qua si innesta a spacco. A spacco anche e lei? si fa sottoterra, sottoterra, quindi si scava e si va sotto. Come puoi vedere la prima gemma è qua, la seconda è sotto il livello del terreno. Questo perché si era consapevoli già all'epoca che facendolo troppo sopra si sarebbe seccato il punto di innesto e la pianta non avrebbe attecchito. Quindi perché fate la prima in superficie? La prima si copre così, però normalmente la prima attecchisce, cioè è la prima quella che getta. Quest'anno col grande caldo che c'è stato a maggio, la prima che era partita è seccata, per fortuna poi c'è stata la seconda che qua ci ha dato una bella pianta, altre non ce l'hanno fatta a uscire. Il problema di questo è che poi per i prossimi anni, circa 6-7 anni, si devono riscavare e tagliare tutte le radici avventizie che si vanno a formare sulla marza, altrimenti si dividono le due piante e l'innesto non serve, quindi è un lavoro supplementare, diciamo. Sì, abbiamo delle piante di almeno 60-70 anni. Come puoi vedere, togliamo tutti i tralci che non sono utili, che non hanno, non hanno i grappoli, ad esempio questo qua si toglie via
Un tempo toglievamo anche le foglie fino al grappolo, ma adesso con il caldo che c'è negli ultimi anni lasciamo pure le foglie, perché altrimenti si brucia il grappolo. Abbiamo notato che insomma poi ci sono a volte delle grandinate nel periodo di settembre, bisogna stare un po' attenti. A volte cade la sabbia del letto. A volte cade la sabbia del letto, insomma c'è un po' di tutto. Dopodiché si prende la pianta e la si lega qui. Perché avete scelto questo posto? Etna? Etna, perché io sono di San Giovanni da Punta, in realtà un paesino, e a Roma mi mancava tantissimo. C'è stato un periodo in cui la sognavo costantemente e allora poi ho deciso di ritornare qua. È molto sabbiosa, 97% dell'analisi sabbia, e questa è quella che è arrivata all'ultima, vedi? Ah sì, questi granelli si qua vede, superiori, guarda così vede. quando? Gli ultimi arrivati. Questa è qua un po' più grossa l'anno scorso, però già quest'anno c'è stata un'altra, ma era un po' più sottile. Questa è un po' più grossa e mi sa... È stata sì nel periodo di settembre. Hai mai assaggiato il suolo? No, ci limitiamo. Assaggiamo l'uva, meglio il vino. Quindi io pensavo che forse la mineralità non è un sapore, ma è una sensazione nella bocca. Le piante sono brave a estrarla dal terreno e poi a sintetizzarla nell'uva. Sì. No, una curiosità, quali sono i vostri problemi qua che dovete combattere in questa zona? Tipo clima, tipo amministrazione, qualsiasi cosa. È un elenco. Se continui li stavi elencando. È un elenco. Sì, noi abbiamo questo grande problema della spazzatura. Immagino che abbiate notato anche voi le strade. Certo. Anche a Roma. Sì, anche a Roma, ma qua insomma in mezzo alla natura, insomma dove tutto dovrebbe essere incontaminato, è bello. Purtroppo trovi queste micro discariche e non si riesce. È la mafia o no? Collegato con la mafia? È anche un problema collegato con la mafia, sia non si fa abbastanza educazione nelle scuole, perché bisogna anche gestire un po' questa problematica sin dall'inizio. Certo. Sia la mafia naturalmente preferisce che si creano questi micro discariche perché così poi è un appalto andare a pulire e naturalmente sono un po' più di soldi. Il clima è cambiato tantissimo, l'abbiamo notato, c'è sempre più caldo, abbiamo anticipato di tanto la vendemmia, mettiamo il selvatico e l'americano perché non abbiamo anche abbastanza acqua per mettere sulle barbatelle. Vogliamo farlo perché vogliamo veramente cambiare qualcosa, noi non saremmo qua. Comunque ti prendo. Abbiamo bruciato la macchina, non ho capito. Non so. Estorsione. Perché volevano soldi mensilmente per... Che ti sto dividendo? E poi dopo che mi brucio la macchina me la devo ricomprare. Chiedimeli prima al massimo, cioè forse. Però è così che funziona. Quando sei. No, cosa vuol dire è così? È così che funziona. Se inizi un'attività, arrivi che non sei del luogo, dici imbottigli il vino e sembra che c'hai chissà quali soldi, può capitare. Se ti lanciano dei messaggini. Le aziende non gli bruciano le macchine perché le grandi aziende hanno già chi è che para il culo. No. Non lo sappiamo cosa hanno le grandi aziende, noi sappiamo che nel nostro caso ci hanno provato. Al mio paese si dice così fa pecora, lupo se la mangia, e noi invece non abbiamo ceduto, come non avremmo mai ceduto per il nostro background. Ha vissuto molto tempo qua a Milo, è una casa qua vicino eccetera, e questo vino è uscito fuori quando l'anno che Battiato ci ha lasciati, che è un paio di anni fa, e quindi abbiamo deciso di titolarlo Cucurcucù. Che è un titolo è proprio azzeccato per gli stranieri che quando ogni tanto non lo beccano mai, non beccano mai, bellissimo. Il mondo è grigio. Vai, è 50. Dai, è 50. Ma possiamo iniziare a cantare la strofa? Se proprio volete farla bella facciamo il coro finale, quello Lady Madonna in inglese. Madonna. I can try.